Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Per fare questa torta salata con brisè ho messo, per fare la crema, inizialmente, mezzo litro di latte, 20 g di burro, un cucchiaino scarso di sale, noce moscata e un cucchiaio e mezzo abbondante di farina. Quando la vedrò compatta vado a spegnere e metterò da parte e vado a preparare la pasta brisè con gli altri ingredienti. Seguitemi e vedrete che risultato. A fra poco. Non c'è bisogno di farla cucinare tanto, perché poi tanto andrà in forno. Deve venire una crema non densa ma neanche troppo liquida. Gli ingredienti che andrò a utilizzare saranno 2 zucchine che taglierò a fettine sottili e le metterò tutte a crudo, una patata e del prosciutto a cubetti già tagliati, ma altrimenti potete prendere un fondo e tagliarlo, un pezzo di mozzarella. Procedo. Rigiro la teglia sopra sulla pasta sfoglia, sulla pasta brisè e vado a tagliare tutto intorno ai laterali. Punzecchiamo la base con una forchetta, facciamo un paio di giri e adesso andrò a mettere nella base, sulla sfoglia, le zucchine tutte intorno. Cominciamo alla base mettendo le fettine di zucchina. Non sono tagliate né troppo spesse né troppo fini. Procedo così fino a terminare tutto il giro con le zucchine. Fatto il primo strato di zucchine, andrò a posare alterno un altro strato di zucchine tagliate a fette. Procedo. Non importa che lasciamo dei vuoti, andrò a metterla proprio di proposito, come se facessi dei petali di fiore, tutto intorno, perché nei vuoti fra un po' andrò a mettere la crema. Procedo fino a terminare. 2 strati sottili di zucchine. Passo a mettere la crema. Se sentite dei rumori di fondo, mi scuso, ma ci sono gli operai che stanno tagliando gli alberi sotto. Così, dei punti qua, dei punti là, metto la crema e poi vado a stenderla piano piano con una forchetta. Stendiamo la crema e la mandiamo anche nei vuoti. Procediamo così fino al termine. Distesa bene la crema, adesso vado a mettere sopra le patate che ho affettato con tutta la buccia ben lavata. Tutto intorno alle patate come se fosse un fiore. Adesso andrò a fare a pezzettini del formaggio morbido, fuso tipo mozzarella, quello che avete in casa. Con la rimanenza delle striscioline che avevo lasciato da parte, vado a mettere dei giri tutto intorno sopra. Non devono essere perfette, le lasciamo andare sopra a terminare completamente il giro. Come se ci fosse un'altra superficie, ma non è così. Abbiamo fatto proprio delle rondelline. Adesso andiamo a inumidire con pennellino appena con un po' di acqua e latte. Al centro ho lavato bene un uovo e l'ho adagiato al centro. Vado a spolverare, più che spolverare direi di passare il pennellino con un po' di acqua e latte in modo che rimane lucido e il bordo verrà croccante. A questo punto non mi rimane altro che mettere in forno 170-180 gradi nella parte inferiore del forno. Dove ci sono appena appena ancora dei vuoti, andrò a spolverare un po' di pan grattato. Procedo. Infornata nella parte bassa del forno andrà a 170-180 gradi per 30-35 minuti finché la superficie non sarà ben dorata. La torta salata è terminata. Si taglia quando è leggermente fredda. Se l'idea vi piace, la torta per Pasqua salata con le verdure, volendo potete mettere prosciutto dentro, quello che volete, e potete utilizzarla anche per tutto l'anno. Basta togliere l'uovo, mettere dei pomodorini in centro o delle foglie di basilico, quello che più vi piace. Io vi ringrazio per la visione, lasciatemi un like, mettete i vostri commenti e condividete. Grazie dal canale di Virginia. Alla prossima ricetta.
Sapori di cucina con Virginia. 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 Sapori di cucina con Virginia.